Stiamo per entrare nella stanza singola più economica d'Italia. Andiamo. Ciao ragazzi, anche quest'anno è arrivata l'estate, ma l'estate 2020 sarà necessariamente un'estate diversa. Vi chiedevo, voi per caso quest'estate state pianificando qualche uscita, qualche viaggio? In Italia. Sempre in Italia. Okay. E quando prenoti un viaggio, lo organizzi così da zero, quali sono gli aspetti a cui dai più attenzione tu? Probabilmente il budget. Certo. Nel senso che mi vanno bene cose molto semplici. Il budget è importante. Certo. Però poi alla fine a noi ci piace il mare, Okay. basta che si mangi bene, ci sia un Aspetto buon alloggio. culinario. Se è vero che il budget è sempre stato un tema molto centrale quando si pianifica un viaggio, quest'anno lo sarà ancora di più. Allora ci siamo chiesti, quanto costerà una notte nell'hotel più economico d'Italia? Solo dormire con la colazione. Esatto, dormire colazione inclusa. Periodo. 35 euro a testa, 40, 30 euro. 30 euro? Meno? 20 euro. 20 euro, prezzo molto economico. Beh, in realtà scoprirlo è stato molto facile. Abbiamo aperto Booking e impostato la nostra destinazione, ovvero tutta Italia, come periodo del viaggio la sera stessa e ordinato tutte le strutture dalla più economica. Voilà! Hotel Sydney di Igea Marina. 6 euro per una stanza singola con colazione inclusa. Prenotato. Benvenuti! Ci troviamo a Igea Marina, siamo in provincia di Rimini sulla Riviera Romagnola e questo è un tipico mezzo locale. Andiamo! E visto il mio sangue romagnolo, devo dire che sono particolarmente contento di essere in questa zona. Eccoci, siamo arrivati a destinazione. Questo è l'albergo, esiste, quindi direi che è già un buon inizio. Andiamo. Stiamo per entrare nella stanza singola più economica d'Italia. Lasciate che vi accenda la luce. Quello lì è il bagno è qua. Ah, c'è tipo il bagno spaccato in due. E là c'è l'altra parte del bagno, cioè water e c'è il bidet. Ah, c'è anche il bidet, buono. C'è anche un televisore. La doccia si presenta in questa maniera, non c'è un vero e proprio box, ma è una sorta di trappeggio, una tenda che tu apri e ti accedi come ad un'altra stanza. Ma a questo punto la domanda è, come fa un albergo ad avere dei prezzi così bassi? Va fatta una considerazione importante, è ovvio che non possiamo vendere un intero albergo come il Sydney che ha 40 camere o 38 camere a 7, 8 euro, a 5 euro. Quella persona che viene a 5 euro, a 8 euro, a 9 euro è una persona che viene e non porta reddito o ricavo per questa azienda, ma quando torna a casa e per conto suo chiameranno 10 persone oggi, domani o tra 10 anni, e beh, lì c'è un grosso guadagno. Voi originariamente di dove siete? Io sono napoletano e lauree siciliane. Questo fatto delle cifre così basse vi capita mai di chi prenota con queste cifre che arrivi lì in struttura non sicuro di trovare un albergo reale? O... Assolutamente sì, più che arrivare incerto di aver beccato una truffa ci chiama appena aver fatto la prenotazione chiedendo se è tutto vero. Ecco, la classica domanda è tutto vero? Where are you from? I'm from Stuttgart in Germany. Okay, why have you decided to come to, as we can see in the background, Igea Marina? My family is coming here for 53 years. Okay. And I was here I think for the first time when I was 1 year old. So what's the thing you appreciate the most from this place? The food. Let's do that. Something typical from here? Do you know anything? Piadina, yesterday. Piadina is on Sundays as well. Un'informazione. C'è una piadina buona da mangiare qua vicino? Sì, 200 metri sulla destra. Ora
ci troviamo sulla terrazza dell'ultimo piano dell'albergo, da cui si può ben vedere la distanza del mare dall'albergo, ovvero direi non più di 300 metri. Noi per il budget che abbiamo possiamo fare tanta pasta a pomodoro, tanta pasta al pesto, tanti tortellini in brodo ovviamente confezionati, abbiamo il pesce tutti i giorni ma chiaramente filetto di pesce congelato, ma non abbiamo cascate di prosciutto e melone, non abbiamo gamberoni al sale o cose del genere. Certo, Assolutamente. è molto singolare e apprezzabile questa lunga lista del non abbiamo, come diceva, non è una cosa che si trova con facilità da chi deve invece vendere un proprio servizio. Ovviamente ci tengo a ricordare che questo albergo non è il più economico d'Italia sempre, lo era nelle date che noi avevamo selezionato, poi in altri periodi immagino ci siano altre strutture, eccetera. Poi a cena, essendo in Romagna, un bel cappelletto al ragù fatto in casa con un buon bicchiere di Sangiovese. E al nostro risveglio la mattina dopo colazione in albergo, perché come se non bastasse anche quella è inclusa nei 6 euro. Per cui chi arriva da noi è perché ci ha scelto, non perché siamo i migliori, non perché abbiamo le strutture migliori, anzi abbiamo le strutture forse più datate e più semplici che esistono sul territorio. Ma perché ovviamente la gente per quello che paga ritiene di ricevere anche qualcosa in più, che potrebbe essere l'ospitalità. Dovreste dire uno o due aspetti della Romagna che preferite particolarmente? Ospitalità, Si mangia primo bene, posto. il mare non è bellissimo ma c'è tutto il resto, quindi diventa bello anche il mare. Quindi- Siamo proprio innamorati della Romagna e Rimini proprio ancora di più. A questo punto ho una domanda io per voi, ovvero qual è stato il vostro hotel più economico dove avete mai alloggiato nella vostra vita di viaggiatori? Ovviamente non valgono ostelli, campeggi, deve essere un albergo. E prima di salutarvi volevo anche farvi un annuncio, siccome più raccontiamo queste storie e più ci rendiamo conto di quante altre ce ne siano sparse per l'Italia. Quindi abbiamo deciso di fare un road trip, che tradotto nel linguaggio The Pillow significa un viaggio in panda, per continuare a scoprire il più possibile l'Italia insieme. E dico insieme proprio nel vero senso della parola, perché su Instagram racconteremo in tempo reale, tappa per tappa, tutti i nostri spostamenti. E quindi se qualcuno del posto che si trova lì ed avesse un po' di tempo libero ed avesse soprattutto voglia di darci una mano, portarci in giro, raccontarci qualche storia sul suo paese, per noi sarebbe molto bello restare ad ascoltare. Detto questo, grazie mille di continuare ad ascoltarci e di essere arrivati fino a questo punto. Noi ci vediamo settimana prossima.